Ciao ragazzi, ben trovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Oggi argomento tecnico. Come vedete qui sul tavolo ho due confezioni un po' particolari di un kit bianco RevoSlot relativo a una vettura GT3, in questo caso stiamo parlando della Marcos, e poi qui da questo lato il solo kit carrozzeria. Sì, perché visto che ci stiamo avventurando anche in questa nuova categoria di slot che sempre più sta prendendo piede nei vari slot club, mi sembra anche giusto e doveroso iniziare a capire come si possa migliorare la vettura di casa RevoSlot. Anche se questa ha un telaio in alluminio e una carrozzeria in plastica che a prima vista possono sembrare semplici, è sicuramente indispensabile andare a fare un minimo di manutenzione a vettura appena acquistata affinché queste possano esprimere tutto il loro potenziale sulle piste dei vari slot club. Ragazzi, io per avventurarmi nella preparazione di una RevoSlot non ho scelto volutamente una vettura già pronta da mettere in pista, ma ho voluto acquistare un kit bianco perché così facendo possiamo anche vedere queste due particolari confezioni del costruttore italiano. Ci renderemo conto infatti di cosa potremo trovare nel white body kit, lo vedremo assieme, faremo una specie di unboxing sia di lui sia anche di questa carrozzeria. Vedremo se contiene solo la carrozzeria o se c'è qualcos'altro a corredo. Insomma, costruiremo questa Marcos da zero e poi andremo anche a migliorarla. Quindi rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci subito al lavoro. Ed eccoci qua con le due confezioni. Direi di partire da quello che è il white kit, così possiamo andarlo ad aprire e scopriamo anche quello che contiene. Chiaramente è una confezione molto spartana, praticamente una forma di acetato trasparente che va a contenermi il tutto. Allora tolgo tutti i vari sacchettini che contiene la confezione, qui c'è anche la mia Marcos, abbiamo tolto tutto, sì. Vediamo esattamente quello che troviamo all'interno. Allora abbiamo la carrozzeria, è una carrozzeria praticamente bianca, grezza, a cui manca praticamente tutto. Vedo che nella parte sottostante della carrozzeria ci sono solo le rosette sulle quattro varie colonnette pronte per andare ad ospitare le viti di assemblaggio tra il telaio e la carrozzeria. Il telaio mi sembra decisamente completo, o meglio è praticamente già quasi tutto montato. L'unica cosa a non essere montata è il pick up e poi chiaramente le spazzole. Qui abbiamo già il motore installato sulla vettura, i due fili a corredo ci sono già stati collegati al motore, ingranaggi e supporti vari ci sono tutti, manca effettivamente solo il pick up. Adesso andremo anche a vedere come si va a montare. Qui c'è il fogliettino che normalmente si trova all'interno delle varie confezioni, quelle di cartone grigio che siamo abituati a vedere durante gli unboxing. Allo stesso modo per questa Marcos LM600 troviamo tutte le altre colorazioni che sono disponibili sempre con il marchio RevoSlot. Internamente troviamo il foglietto illustrativo dove possiamo andare a trovare tutti i codici di tutti i componenti che andremo ad installare sulla vettura e nell'ultima pagina come sempre gli optional e le gomme e gli accessori che volendo potremo andare ad installare. Mettiamo da parte anche questo foglietto, guardiamo quello che troviamo invece all'interno degli altri sacchettini. Andiamo ad aprirne uno per uno. Qui ad esempio c'è un'enormità di pezzi, vedo già che ci sono degli alettoni, vedo che ci sono degli spoiler, ci sono anche gli inserti da andare ad inserire all'interno delle ruote, ci sono i supporti dell'alettone, belli, mi piacciono perché come vedete questi supporti sono supporti in gomma, vedete che si piegano molto facilmente, quindi decisamente interessante anche questa soluzione. Poi qua ad esempio ho due alettoni, quindi è probabile avere già un alettone di ricambio. Qui ci sono i supporti anche invece per l'alettone rigido, quindi ecco spiegato il motivo dei due alettoni. Probabilmente uno è un alettone da utilizzare diciamo a livello competitivo, mentre l'altro più a livello espositivo, perché qui abbiamo le alzate appunto rigide. Qui abbiamo la parte di estrattore posteriore da abbinare sempre alla nostra carrozzeria, i vari dischi che vanno ad essere messi all'interno degli inserti, poi
altre componentistiche, specchietto, tergicristalli, insomma tutto ciò che ci occorre per andare a montare la nostra vettura. In quest'altro sacchettino invece troviamo l'interno in Lexan, è un interno come vedete completamente trasparente, e poi abbiamo il pilota e il sedile. Tiriamoli fuori un attimino anche questi dal sacchetto. Bella anche l'idea di mettere il pilota sia con il casco chiuso come in questo caso, oppure il pilotino con il casco aperto come invece in quest'altro caso, quindi potrete anche andare a scegliere quale pilota andare a montare. Poi qui abbiamo il magnete, in quest'altro sacchetto ci sono i pezzi trasparenti, quindi avremo i vetri, eccoli qua, e anche i due fanali anteriori e quelli posteriori. Sono tutti e quattro completamente trasparenti, quindi sarà poi a noi, soprattutto per quelli posteriori, andarli a dipingere affinché diventino di color rosso. In quest'ultimo sacchetto invece tutta la parte diciamo meccanica che dovremo andare ad installare più che altro sul telaio. Riversiamo anche il contenuto di questo sacchetto. Allora, qui è interessante perché andiamo a trovare i due pick-up come nelle vetture trovate nella scatola, poi una fotoincisione da inserire a corredo nella vettura, ci sono i cappellotti di colore nero che vanno ad essere inseriti in questa parte sul telaio per andare a fissare e dare un po' di basculamento il telaio con la carrozzeria, e poi chiaramente le spazzole, la molla del pick-up, la vite del pick-up, tutte e quattro le viti di collegamento più i due capicorda da inserire nel pick-up. E qui in questo adesivino, vediamo cosa mi trovo, è riflettente, con i due adesivi da andare ad inserire negli specchietti retrovisori. E poi qui ho anche i fanali che posso andare ad installare direttamente sulla vettura. Vedete qua c'è lo spazio per andare a mettere i quattro fanali, li trovo tutti all'interno di questi sacchetti. Insomma ragazzi, abbiamo sul tavolo la Marcos LM600 completamente smontata. A livello di carrozzeria c'è un po' da lavorare, ma a livello di meccanica invece ci basta andare ad installare il pick-up. Allora, togliamo tutto quello che abbiamo fin qua visto di questa Marcos LM600 per quanto riguarda il white kit, quindi la confezione un po' particolare che ci viene sempre venduta da Revoslot, che ha a catalogo. Rimettiamo tutto ridiviso nei vari sacchettini e andiamo invece adesso ad aprire quella che è il kit carrozzeria di ricambio. Ed eccoci quindi pronti con questo kit. Qui abbiamo la sola carrozzeria di ricambio di questa Marcos LM600. Allora apriamo anche questa confezione, guardiamo quello che c'è al suo interno. Beh, devo dire che nella confezione è presente solo ed esclusivamente la carrozzeria, però vedo già, girandola al contrario, che contiene già anche l'interno dell'abitacolo in Lexan, già verniciato, con già anche il pilota a corredo, e poi anche i quattro cappellotti neri di collegamento di giunzione insieme alle viti che mi servono appunto per andare a fissare il telaio sulla carrozzeria. Ragazzi, che bella che è questa carrozzeria. Tra l'altro apro una parentesi sulla verniciatura perché mi stupisce ancora una volta Revoslot per la tecnica di verniciatura di queste carrozzerie. L'azzurro è metallizzato, io ve l'avvicino un po' a favore di camera in modo tale che possiate eventualmente vederla. Vi dico che anche la grana del metallizzato è in scala 1,32, quindi non è un metallizzato che dà fastidio, non è un classico metallizzato grande da vetture diciamo originali, quindi in scala 1,1, anzi è decisamente molto gradevole. Bellissima questa carrozzeria di questa Marcos. E alla fine la mia scelta, anche per velocizzare un po' tutta la fase di preparazione, sarà appunto questa carrozzeria abbinata chiaramente a questo telaio. Quindi andremo a montare e soprattutto a revisionare questo telaio, andremo a scomporlo in tutti i suoi pezzi, ne faremo la revisione, lo rimonteremo pezzo per pezzo e nel frattempo andremo anche a capire e a vedere come migliorarlo. E partiamo proprio dal telaio della nostra vettura. Allora,
Abbiamo visto che il pick-up, mi raccomando ce ne sono due, c'è quello per le piste in plastica leggermente più piccolo rispetto all'altro, che invece per le piste in legno, che è l'unico componente non montato sulla vettura. Bene, lo lasceremo ancora per il momento non montato, perché anche per quanto riguarda questo componente andremo poi a verificare che tutto sia funzionale. Ci andiamo però ad occupare anche del telaio. Cosa facciamo come prima cosa? Andremo a smontare completamente tutti i pezzi col quale è stato montato. Armiamoci di santa pazienza di qualche chiave che ci serve e andiamo a smontare il telaio della Marcos LM600. Mi raccomando ragazzi, quando andate a smontare un telaio, che sia della Revoslot che sia di qualsiasi altra vettura, andate sempre a mettere i pezzi l'uno accanto all'altro man mano che li smontate, in modo tale da riuscire poi in modo più agevole a ricomporre esattamente il telaio così come lo era all'inizio. Per togliere tutto il resto della componentistica chiaramente dovrò munirmi di apposite chiavi e parto già subito con una brugola che mi serve per andare a svitare i grani che reggono l'assale anteriore. Nell'assale anteriore trovo chiaramente i cerchi, l'assale. Ecco, vedete qui è già venuto via anche un cuscinetto a sfera e poi trovo anche dei distanziali. Mi raccomando, non vi basterà semplicemente smontare il pezzo lasciando magari il cerchio con l'assale. In questa fase è importantissimo andare a smontare praticamente tutta la vettura, perché dovremo anche andare a controllare se tutto funziona in modo corretto. Qui mi è già venuto via un cuscinetto a sfera, sono cuscinetti a sfera di tipo flangiati, togliamo anche il secondo, vi basterà praticamente spingerlo verso l'esterno e viene via anche il secondo cuscinetto. Facciamo adesso la stessa cosa anche nella parte posteriore. Partiamo nuovamente con lo svitare i grani che tengono prima di tutto i cerchi posteriori. Posizioniamo il primo, andiamo a togliere il secondo, svitiamo anche qui il grano, mettiamo qui il secondo, togliamo anche in questo caso il distanziale in ottone, un distanziale in un pezzo unico, e poi come ultima cosa andiamo anche a togliere la nostra corona. E anche in questo caso è venuto via, come vedete, il cuscinetto flangiato. Li mettiamo tutti da parte perché poi vedrete ci interesserà comunque andare a selezionare quali sono i migliori due. Allora, dalla parte della corona troviamo anche un piccolo anello distanziale, è importante toglierlo e ricordarci da che parte andava messo. Svitiamo poi anche il grano della corona stessa e andiamo a togliere la corona dall'assale. Vedete, è un'operazione abbastanza difficile, mi devo munire di apposite pinze, mi raccomando utilizzate sempre delle pinze con il beccuccio non zigrinato per evitare di rovinare i vari componenti, e andiamo a rimuovere il cuscinetto che non è venuto via da solo dai suoi supporti. Così avremo anche i 4 cuscinetti separati da una parte. Ma le cose non sono finite qui, perché dobbiamo ancora andare a smontare il motore. Lo facciamo praticamente andando a svitare le due brugoline che troviamo nella parte laterale del motore, zona pignone. Lo facciamo con la prima e lo facciamo anche con la seconda, le posizioniamo qui da una parte ed ecco che il motore può venire tranquillamente via. Ricordatevi che tra il motore e il suo supporto esiste anche una piccola fotoincisione. Questa fotoincisione, dalla forma un po' particolare, ci permette di andare anche a gestire la distanza che ha il motore nell'ingranamento tra il pignone e la corona stessa. Bene, con la chiave a brugola abbiamo praticamente tolto quasi tutto, ci manca da togliere solo ed esclusivamente il supporto del motore rispetto al telaio. Anche in questo caso abbiamo due brugole, mi raccomando non sono da confondere con le brugole del motore, e abbiamo il nostro supporto staccato dal telaio. Come potete vedere qua ci sono solo più delle viti con taglio a croce, quindi ci muniamo di un apposito cacciaviti e andiamo anche a svitare tutto il resto. Questi sono tutti i componenti ormai separati della nostra Marcos, pronti per essere vagliati al dettaglio uno a uno e migliorati laddove necessario.
Partiamo subito dal componente più semplice da verificare, ovvero il telaio. Abbiamo qui due pezzi principali, quelli che poi vanno appunto composti insieme. Noi adesso in questo momento, come prima cosa, andremo a verificare la loro planarità. Non lo posso fare chiaramente su questo supporto perché mi serve un supporto di cui sono certo della planarità, quindi un supporto rigido che mi dia la sicurezza di fare una prova effettivamente sicura al 100%. Sposto i miei due pezzi di telaio ai lati, prendo la mia basetta rigida, quella che utilizzo per misurare la planarità, e vado ad appoggiare una prima parte di telaio. In questo modo riuscirò a capire, andando a toccare le varie parti del telaio, se questo è perfettamente dritto oppure no. E come farò per farlo? Semplicemente andrò a picchiettare con il dito le varie parti del telaio e cercherò appunto di capire se questo tocca in modo perfetto e piano da tutte le parti. Quindi inizio nella parte anteriore, poi inizio nella parte posteriore. Vedete che ha una leggerissima vibrazione, si sente anche dal rumore. Come avete visto e sentito soprattutto, non è perfettamente piano. Questo è un telaio che chiaramente non lo possiamo riscaldare, non lo possiamo chiaramente far ritornare dritto attraverso quei classici banchini a cui siamo abituati, che vanno a riscaldare l'ABS e quindi ci permettono di raddrizzare il tutto. Però abbiamo la possibilità, essendo comunque in materiale metallico, di andarlo leggermente a piegare. Fate molta attenzione perché questo è alluminio. L'alluminio chiaramente non ha la possibilità di essere piegato, per cui se voi agite con troppa forza rischiate di spezzarlo. Però basta veramente molto poco, soprattutto nelle parti dove lui è un po' più debole, per poter andare a rimetterlo in quadro. Come vedete è già iniziato a migliorare, ci sono molte parti che non fanno più rumore, sembra andare decisamente meglio. Se non funziona al primo tentativo potete fare dei tentativi successivi, mi raccomando sempre agendo molto delicatamente e poi sempre andando a picchiettare di volta in volta, cercando di capire se quello che avete fatto è stato funzionale. In questo caso, come vedete, il telaio sembra essersi raddrizzato nel migliore dei modi. Lo provo anche al contrario, avendo la punta del pick up sporgente non posso chiaramente andarlo a provare in questo modo. Metterò la punta del pick up rivolta diciamo fuori dalla mia basetta di riscontro e poi anche in questo caso andrò praticamente a picchiettarlo e andrò a capire se anche girato al contrario il telaio è diventato dritto. Procediamo anche al fare la stessa identica cosa con il secondo pezzo di telaio, quello che sta praticamente nella parte esterna. In questo caso il telaio già mi sembra perfettamente dritto, non ha nessun punto in cui bascola o trema né da una parte né dall'altra, per cui direi che questo pezzo di telaio lo lascio così com'è. Tolgo la basetta di riscontro che ho utilizzato perché il lavoro sul telaio non è finito. Essendo questo un telaio in materiale metallico, alluminio in questo caso, tutti questi fori che sono stati praticati, sia quello del motore che tutte le viti che vanno praticamente ad essere utilizzate per unire le parti ma anche per permettere agli accessori di essere installati sul telaio, sono stati forati o attraverso una macchina a controllo numerico o attraverso una macchina a taglio laser. Potrebbe comunque esserci ancora presente un po' di bavetta di stampa, per cui proprio per togliermi ogni dubbio ed eliminare eventualmente qualche piccola interferenza che ci potrebbe essere andando ad installare i vari componenti, io andrò a prendere una punta da trapano chiaramente leggermente più grande rispetto al foro che troviamo qui all'interno del nostro telaio e vado semplicemente a mano a dare un paio di passate sul bordo. In questo modo vado a essere sicuro di andare ad eliminare tutte le bavette di stampa. Lo farò praticamente per tutti i fori. Come vedete qui è molto facile, molto semplice andare ad eliminare eventualmente le impurità. Non devo essere aggressivo assolutamente perché non mi serve svasare il foro, lo vado a fare e a praticare
praticamente per tutti i fori del telaio. Non lo faccio nella parte sottostante perché il foro è svasato, mi permette infatti di andare a mettere delle viti autocentranti. Il lavoro non è ancora finito su questo telaio, nonostante io abbia già passato tutti i fori, passo ancora i 2 fori dell'altro semitelaio, diciamo della forchetta esterna, sempre molto piano, accontentandomi anche soltanto di un paio di giri, e poi a conclusione del tutto utilizzerò una carta abrasiva molto fine, in questo caso io ho una 400, per andare a dare una leggerissima passata su tutti questi fori. In questo modo sono perfettamente sicuro che la superficie che andrà ad ospitarmi tutti i miei accessori, o anche comunque che andrà ad assemblare le 2 parti di telaio, sarà perfettamente planare e non ci sarà nessuna bava ad andare ad interferire. Per finire io poi vado a passare uno scovolino in tutti i fori in modo da togliere anche tutte le impurità che ci potrebbero essere magari dovute alla carta vetro, e così sono sicuro che tutti i miei fori sono perfetti, pronti per ospitare le viti, ma soprattutto per ospitare tutti gli altri componenti del telaio stesso. La stessa cosa la andrò poi anche a fare su questi fori leggermente più grandi e la procedura è praticamente la stessa. Andrò ad appoggiare la mia punta da trapano leggermente più grande del foro e poi con la mia carta seppia sarò sicuro che tutto sarà perfettamente funzionante. E possiamo così dire che il lavoro sul telaio è stato fatto e quindi possiamo andare a mettere da parte questi 2 componenti. Prima di occuparci di altri componenti è necessario andare a ripulire i miei cuscinetti a sfera, perché è molto importante che questi girino perfettamente puliti. In questo modo trasferiremo molta più velocità alla nostra vettura. Per farlo prenderò un semplice contenitore, andrò ad immergere i miei cuscinetti flangiati e poi andrò ad aggiungere della normalissima benzina Zippo. Ne aggiungo una certa quantità affinché i cuscinetti siano completamente ricoperti, poi vado a richiudere il mio contenitore e andrò inizialmente a scuoterli un po'. Dopodiché li farò rimanere qui a riposare per circa un'oretta. Ogni tanto avrò cura di scuoterli, diciamo ogni 10 minuti, ogni quarto d'ora. Fatta questa parte è arrivato adesso il momento del supporto dei cuscinetti. Qui abbiamo 4 supporti, ce ne sono 2 per le ruote posteriori e 2 per le ruote anteriori. Mi raccomando da non confondere questi supporti, perché chiaramente, come potete notare, se ad esempio vado ad avvicinarli, un'altezza diversa l'uno dall'altro, quindi dovete fare attenzione innanzitutto a mettere quelli anteriori nel posto giusto rispetto a quelli posteriori, ma poi a non confondere, magari metterne uno e uno. Anche in questo caso avremo la necessità di andare a seppiare questi componenti, perché anche in questo caso non siamo perfettamente certi della loro planarità. Come abbiamo fatto per i fori che ci sono sul telaio, facciamo la stessa identica cosa anche per i fori che sono presenti su questi supporti. Prendiamo quindi una punta da trapano, anche in questo caso leggermente più grande sempre rispetto al foro che dobbiamo andare a pulire, e faremo fare un paio di giri. Qui ad esempio c'è già una bava di stampa ben evidente. Diamo un paio di passate, mi raccomando non esagerate, perché non abbiamo nessuna intenzione di andare a svasare il foro stesso, ci serve solo l'eliminazione di eventuali bave di stampa. Passiamo un paio di volte in ogni foro e poi andremo a ripulirli come abbiamo fatto prima con della normalissima carta abrasiva. In questo caso, se volete fare un bel lavoro, andrete a prendere un pezzettino di carta, lo andiamo a posizionare su una superficie completamente piana e poi andremo a sfregare i nostri supporti in questo modo. Lo andiamo ad alzare, lo giriamo al contrario e come vedete, io lo avvicino un po' alla telecamera, non si è decolorato completamente tutto. Questo significa che non è perfettamente in piano. A noi interessa soprattutto che le parti a contatto con i fori delle viti siano completamente sverniciate. In questo modo sapremo perfettamente che quando andremo ad appoggiarlo sul nostro telaio questo toccherà
perfettamente in ogni sua parte. Perfetto, abbiamo fatto il primo, facciamo il secondo. Anche in questo caso vedete rimane un po' di colore anodizzato al centro. Noi proseguiamo fin tanto che riusciamo a toglierne ancora un po'. Direi che il lavoro è quasi perfetto. Lisciati e seppiati con la carta vetro, la spostiamo un attimino, prenderò sempre il mio scovolino in modo tale da andare a ripulire la parte interessata all'ingresso della vite stessa e il tutto si inserirà in modo molto più agevole. Ok, abbiamo preparato i nostri supporti che andranno ad ospitare i cuscinetti flangiati. Possiamo quindi prendere il telaio e andare a rimettere i supporti dei nostri cuscinetti flangiati sul telaio. Mi raccomando di mettere i supporti corretti laddove li avete trovati, quindi avremo i due supporti più alti nella parte posteriore e poi abbiamo invece i due supporti leggermente più bassi nella parte anteriore, ma comunque vi accorgete di questo perché i due fori non sono perfettamente compatibili con i fori che si trovano sul telaio. Quindi se andate a sforzare per mettere una vite, probabilmente state facendo una manovra errata. Voi andate a posizionare al di sotto del telaio il cuscinetto, lo mettete in corrispondenza chiaramente del primo foro della vite, di una delle due viti, poi prenderete la prima vite e andrete a posizionarla. In questo modo riuscirete così ad imboccare almeno la prima vite affinché vada a tenere fermo il supporto. Ecco fatto, non dovete stringerla più di tanto, vedete che il mio supporto è libero di muoversi. Posso andare a questo punto a prendere la seconda vite e andrò anche a posizionare la seconda vite. A questo punto posso andare a stringere anche leggermente la vite di prima, ma mi raccomando non andate ancora a stringere del tutto questi supporti e poi vi spiegherò anche il perché. Fatto il primo supporto andremo anche a fare il secondo. Il sistema è lo stesso, mi raccomando. Queste viti devono sempre avvitarsi in modo regolare. Se trovate che queste sforzino in qualche modo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, per cui dovete tornare indietro, non insistete, mi raccomando, perché chiaramente stiamo parlando di alluminio, quindi è facilmente deformabile. Se andate a rovinare il filetto, poi andrete a buttare via il supporto. Anche nel secondo supporto non sono andato a fissarlo in modo perfetto. Perché? Perché ho bisogno di andare ad allineare in modo perfetto questi due supporti affinché siano perfettamente dritti. Come vedete, i due supporti si muovono leggermente, basculano a destra e a sinistra e io se vado ad avvitare le due viti che ci sono nella parte sottostante, quindi queste viti, è vero che sono autocentranti perché sono coniche, però è anche vero che potrebbe sfuggirmi qualche cosa. Stiamo parlando sempre di centesimi di millimetro. La cosa migliore che posso fare per andare a centrare e calibrare perfettamente questi due perni è quello di inserire all'interno del foro, che è da 6 mm, un perno da 6 mm affinché me li vada a tenere perfettamente allineati. Beh, mi direte voi, dove trovo un perno da 6 mm? Nulla di più facile, basta una semplice punta da trapano. Mi raccomando ragazzi, prendete una punta da trapano o per il legno o per il metallo, non prendete le punte da calcestruzzo, perché le punte da calcestruzzo hanno solo ed esclusivamente la punta che va a generare il foro della dimensione scritta sulla punta stessa, ma tutto il resto, diciamo il gambo della punta, è leggermente più piccolo perché in questo caso serve per andare a togliere i detriti dal foro stesso. Le punte invece da legno e da metallo non hanno questo problema, quindi se la dimensione è 6 mm è 6 mm per tutta la lunghezza della punta. Qui ad esempio io ho una punta da metallo, è da 6 mm e vado ad infilarla all'interno dei miei supporti. Vedete che ci passa perfettamente e così ho anche una doppia verifica. Innanzitutto vado a verificare se questa punta passa senza problemi e soprattutto se mi va a scorrere senza problemi. Se sento che c'è qualche piccolo inghippo posso chiaramente andare a far ruotare in questo modo la punta del trapano sia da una parte che dall'altra e questo mi va ad alesare un pelino i miei supporti, ma soprattutto me li tiene perfettamente allineati. In questo modo io sono sicuro che
questi due supporti, se si spostano, si sposteranno assieme, per cui andrò a posizionare la punta nella parte priva del suo filetto da taglio e solo a questo punto potrò andare a fissare in modo perfetto le 4 viti nella parte sottostante. Vado a fissare la prima, vado con la seconda e poi anche le altre due dall'altra parte. Se il lavoro è stato fatto in modo preciso, vedrò la mia punta cadere e scivolare in questo modo, perché significa che i fori sono perfettamente allineati, dritti e precisi gli uni con gli altri. Ma vedete, io infilo la punta, mi basterà semplicemente andare a inclinare il telaio affinché questa scorra in modo molto agevole. Ripeto, se trovate qualche resistenza anche all'interno di questi due fori, mi raccomando, non andate a premere il cuscinetto, ma prima abbiate l'accortezza di dargli una piccola alesata. E a proposito di cuscinetti, è passato già qualche minuto, per cui è arrivato il tempo di andarli a scuotere leggermente. Guardate già, adesso non so se si riesce a vedere qui con la telecamera, comunque guardate la sporcizia, il colore del liquido che era di colore trasparente, come è già diventato di colore giallino. Io continuo ancora un po' nello scuotere e poi continuiamo a tenerli a bagno. Ok, abbiamo fatto questi due supporti nella parte posteriore e adesso andiamo anche a fare i due supporti nella forchetta anteriore del telaio. Il meccanismo è lo stesso, quindi andiamo a posizionare prima uno e poi l'altro, punta da trapano all'interno per eventualmente alesarli e poi anche per centrarli. Molto bene, abbiamo installato anche i due supporti sulle ruote anteriori. Anche in questo caso l'allineamento è perfettamente riuscito. Adesso dobbiamo preoccuparci di andare anche a passare i fori, questi qua un po' più grandi, che sono poi i fori di congiunzione tra i due pezzi di telaio. Questo perché? Perché all'interno ci passerà questo dadino che deve essere perfettamente libero di poter scorrere ed eventualmente basculare. Noi al momento non andiamo a modificare la dimensione dei dadi, sapete che ce ne sono di altre dimensioni, utilizzeremo quelli standard, quelli che sono previsti all'interno della vettura stessa, poi eventualmente in un video di preparazione delle singole macchine andremo a capire anche quale potrebbe essere la soluzione migliore. Per farlo utilizzerò chiaramente un po' di carta abrasiva, in questo caso la carta abrasiva la rotolo, posso ad esempio servirmi di una delle punte che ho utilizzato prima e poi lo farò passare all'interno di questi fori. Mi serve semplicemente che mi vada a togliere quel po' di anodizzazione che c'è stata quando è stato praticamente messo a posto il telaio direttamente dalla fabbrica. In questo modo sono poi sicuro che il dado all'interno possa girare in modo preciso e perfetto. Se voglio essere sicuro del risultato posso prendere una punta da 4, perché i fori sono da 4, e vedo di farla passare. Come vedete la punta entra e scorre perfettamente. La punta mi serve anche da alesatore. Ecco, in questo caso vedete qui ho un foro leggermente chiuso, quindi posso andare a girare la mia punta in questo modo, come ho fatto prima nei supporti dei cuscinetti a sfera, e quindi rendere semplicemente un pelino più largo ma non troppo il mio foro affinché il dado possa correre liberamente. Direi che per quanto riguarda il telaio è tutto. Io darei ancora una piccola carta vetrata anche in questa parte, semplicemente solo per andare a togliere eventuali bave di stampa che ci possono essere nella parte anteriore, che magari possono andarsi ad incastrare con la pista, e in questo modo vado un attimino anche ad arrotondare questa parte, così sono sicuro che non troverò nessun ostacolo sulla pista che possa in qualche modo andare ad interferire con la mia vettura. Il telaio è praticamente quasi a posto, ci servirà andare a montare ancora il supporto del motore. Prima di farlo dobbiamo però preoccuparci proprio del motore stesso. Questo particolare motore di Revoslot, un motore a cassa corta da 21.000 giri con 200 GCM a 12 volt,
è un motore che ha dei carboncini abbastanza duri, per cui se gli si fa un buon rodaggio, o meglio se lo si fa girare costantemente cercando di andare a consumare un po' gli spigoli vivi di questi carboncini, otterremo sicuramente delle migliorie in termini di prestazioni. Ma prima di collegarlo semplicemente al nostro alimentatore, posizionando il motore in sicurezza, dobbiamo andare a lubrificare la boccola qui dalla parte del pignone e poi andremo anche ad agire in questa parte dell'alberino, ma occorre fare molta attenzione per non fare entrare all'interno del motore dell'indotto e quindi a sporcare i carboncini con il liquido che andremo ad utilizzare per la lubrificazione. Con molta cautela vado ad inserire una prima goccia di liquido per la lubrificazione in questa parte della boccola e poi anche in questa parte dell'alberino. Dopodiché io normalmente faccio girare il motore a mano. In questo modo faccio penetrare un po' meglio il liquido della lubrificazione all'interno sia della boccola sia della parte invece dell'alberino motore, e poi una volta sistemato questo aspetto andrò a collegare i cavi dell'alimentatore direttamente ai cavi del motore. Ed ecco qui, il motore inizierà con i suoi giri. Io inizio da un voltaggio pari a 3 volt, ogni quarto d'ora, 20 minuti circa vado a dare una leggera lubrificazione. Questo lo faccio per diciamo le prime 2 ore, dopodiché aumento anche gradualmente il voltaggio arrivando magari fino a 5 volt e mezzo, 6 volt. In questo modo lo vado a far girare abbondantemente. In questo caso con il motore di RevoSlot direi che posso farlo girare anche un'intera giornata. Chiaramente non tutto assieme, andate a fare degli step in modo da far riposare anche il motore per evitare che questo si vada a surriscaldare e quindi che il lavoro possa andare poi ad essere controproducente. Fate questo tipo di lavoro e noterete subito che il motore avrà sicuramente un comportamento migliore. In questa fase fate sempre molta attenzione a far andare a ruotare il motore nel senso di marcia. In questo caso io ho abbassato il voltaggio e ho visto che il motore gira esattamente al contrario, per cui i cavi rosso e nero in realtà non corrispondono al polo positivo e al polo negativo, sono invertiti, quindi fate attenzione anche a questa cosa. Nulla di grave, se avete notato questa inversione di polarità vi basterà semplicemente andare a invertire i cavi che provengono dall'alimentatore e poi rifar ripartire il vostro motore. In questo modo sarete sicuri che i carboncini vanno a consumarsi esattamente con il giusto senso di marcia. Ci siamo occupati del motore, adesso il motore sta girando, sta iniziando a fare il suo rodaggio, però per noi non è ancora finita, perché dobbiamo andare a pulire anche questi 2 fori alesati, che saranno poi i fori dove andrà ad essere fissato il supporto del motore. Essendo dei fori alesati non possiamo intervenire direttamente con la punta da trapano, però prendiamo come sempre la nostra carta seppia e andiamo a fregare leggermente la superficie del telaio. In questo modo andremo a togliere tutte le eventuali bave di stampa. Lo facciamo sia nella parte superiore e anche nella parte inferiore. Al di sotto del telaio questo non è perfettamente piatto, ma abbiamo bisogno di entrare in questa insenatura, quindi dobbiamo munirci un po' di pazienza per farlo effettivamente nel modo corretto. Una volta passata la superficie nella sua parte alta e bassa, dovremo anche preoccuparci di andare a passare internamente queste 2 asole. In questo modo andremo a togliere effettivamente tutte le eventuali bave di stampa. Prendiamo come sempre il nostro scovolino e andiamo a pulire anche l'interno di queste 2 asole. Lasciamo il telaio, occupiamoci adesso del supporto del motore. Anche in questo caso abbiamo la necessità con una piccola punta di andare a svasare leggermente i 2 fori sui quali vanno ad essere inseriti le viti. Poi prendiamo nuovamente la nostra base di appoggio perfettamente planare e andiamo a fare esattamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto
con i due supporti dei cuscinetti a sfera, ovvero andiamo a limare la parte sottostante fin tanto che questa diventa perfettamente lucida, perfettamente planare e possa così essere installata sul telaio della vettura. Diamo anche un'occhiata alla fotoincisione, anche se in realtà questa dovrebbe essere pressoché perfetta, però vedo già qui che ha un punto di giunzione dove è stata probabilmente staccata dal suo supporto. Vedete che c'è questa specie di pagliuzza che spunta, ecco, questa potrebbe in qualche modo andare ad interferire visto che le superfici sono poi praticamente piatte. Quindi anche in questo caso, con l'utilizzo della carta seppia, vado a lisciare questa superficie. Chiaramente passerò veramente molto poco perché non ho intenzione di andare a modificare la dimensione della mia fotoincisione, mi serve solo ed esclusivamente che questa vada ad essere perfettamente aderente da una parte al motore e dall'altra parte al suo supporto. Fatta anche questa operazione, vado a prendere le viti e inizio ad andare a fissare il supporto sul telaio della Marcos. Per farlo andrò semplicemente ad affissare da una parte il supporto, lo tengo fermo e poi vado ad inserire la prima vite. Ricordatevi che in questo caso le viti non sono quelle classiche con il taglio a croce, ma sono delle brugole. Anche in questo caso lasciate il supporto libero di muoversi, anzi controllate che questo sia perfettamente libero nella sua posizione. In questo modo andremo a posizionare il motore, lo andremo a mettere il più preciso possibile contro il nostro ingranaggio nell'assale posteriore. Avevamo lasciato i cuscinetti a sfera all'interno di questo contenitore con la benzina Zippo. Come potete vedere, il colore della benzina Zippo è cambiato radicalmente perché è andato a togliere praticamente tutte le impurità che ci sono all'interno di questi cuscinetti. Adesso è arrivato il momento di toglierli, quindi ci muniamo di un pezzo di carta assorbente, apriamo il contenitore, con l'ausilio di una pinzetta andiamo a prenderli e li andiamo a posizionare sulla carta assorbente. In questo modo li faremo scolare un po' di questo liquido che chiaramente poi andremo a buttare via. Andremo con cura ad asciugarli e poi, per proprio essere sicuri al 100% di non lasciare nessun residuo, potremmo prendere un cuscinetto per volta, lo possiamo mettere all'interno di un assale e con l'ausilio di un accendino possiamo andare ad accendere una piccola fiammella. Questo ci aiuterà semplicemente ad andare a togliere e quindi a bruciare tutta ancora la benzina Zippo che eventualmente si trovasse in eccesso. Vedete che c'è una piccola fiammella, ma si spegne praticamente subito. In questo modo siamo praticamente sicuri di aver tolto tutti gli eccessi, tutti i residui della pulizia. Vedete che in alcuni cuscinetti c'è una fiammella un po' più generosa, in altri invece proprio neanche si accende, come in questo caso, perché vuol dire che tutta la benzina Zippo, l'avio, è stata completamente assorbita. L'assale non subisce nessun tipo di problematica, magari si può annerire leggermente, ma vi basterà semplicemente strofinarlo in questo modo. Vedete che il nero mi rimane sulle dita perché lui, essendo di acciaio temprato e anche lucidato, non ha nessun tipo di problematica. Puliti i cuscinetti a sfera, andremo così a rimontarli sui loro supporti e abbiamo appunto due cuscinetti nella parte posteriore e due cuscinetti nella parte anteriore. Avremo in questo montaggio cura anche di montare i due cuscinetti migliori nella parte posteriore, perché comunque dobbiamo cercare di dare maggior scorrevolezza e cercare di trasmettere maggior potenza a terra, e in questo caso è da privilegiare sicuramente la parte posteriore. Partiamo nell'andare a posizionare i primi due cuscinetti. Ne mettiamo uno da una parte, uno dall'altra nei fori che abbiamo precedentemente alesato. Prendiamo l'assale anteriore, lo facciamo passare da parte a parte del cuscinetto. Mi raccomando di tenere fermo il cuscinetto da una parte perché in questo momento è praticamente libero di uscire. Andiamo a posizionare i due distanziali, ne mettiamo uno da una parte e uno dall'altra, e poi da una parte andremo a fissare il primo cerchio in questo modo. Quindi faremo entrare il cerchio e andremo a fissarlo. Lo fissiamo
pochissimo, perché dobbiamo poi andare anche a centrare la sale all'interno della sale stesso. Faremo anche il secondo cerchio e poi andiamo a vedere in che punto si trova il nostro assale. Andremo a capire quanto l'assale sporge sia da una parte che dall'altra. A questo punto proseguiremo con il centraggio dell'assale, quindi andiamo a svitare leggermente le due brugole sia da una parte che dall'altra, andiamo a spingere l'assale affinché questo possa scorrere e quindi essere poi preciso sia da un lato che dall'altro lato. Una volta trovata la giusta posizione lo andremo a fissare da una parte e poi dall'altra parte andremo a imboccare il grano. Facciamo attenzione di mettere i due grani contrapposti in modo da bilanciare l'assale. Dalla parte opposta lo fissiamo poco perché dobbiamo andare anche a dare un leggero gioco orizzontale. Quindi a questo punto andiamo a ruotare leggermente l'assale affinché possiamo andare a trovare un briciolino di gioco. Questo magari anche un po' troppo, quindi cerchiamo di avvicinare un po' l'assale. Perfetto, l'abbiamo trovato e adesso possiamo tranquillamente andare a fissare il grano nel modo preciso. Una volta fissato facciamo la prova di vedere quanto gira il nostro assale anteriore. Come vedete è un assale che finalmente gira libero. Vi monto i copertoni per farvi notare anche quanto gira l'assale anteriore, così lo vedete meglio. Ho montato le due gomme, do un giro e guardate come gira l'assale. Adesso sì che questo è diventato un assale libero. Togliamo le gomme dai cerchi perché chiaramente non abbiamo finito il nostro lavoro. Dobbiamo adesso andare a posizionare l'assale posteriore. Anche in questo caso prendiamo i nostri due cuscinetti, ne mettiamo uno e mettiamo l'altro, facciamo passare l'assale posteriore e a questo punto dobbiamo andare a rimettere i distanziali che avevamo prima. Abbiamo un distanziale molto piccolo dalla parte della corona, abbiamo la corona, mi raccomando di metterla nella posizione corretta, quindi che poi i denti siano girati in modo corretto rispetto all'inclinazione del pignone. Dall'altra parte andiamo ad inserire invece il distanziale leggermente più grande e poi allo stesso modo di prima andiamo ad inserire i nostri cerchi posteriori. Anche in questo caso non fate l'errore di fissare direttamente già in modo forte i due cerchi perché avremo la necessità di verificare la distanza di uno rispetto all'altro. Questi sono già praticamente centrati, abbiamo la necessità qui di andare a bilanciare il nostro assale, lo facciamo praticamente andando a far ruotare i due grani dei cerchioni, abbiamo il primo qua posizionato in alto, lo possiamo stringere, il secondo lo dobbiamo andare a posizionare al contrario, cioè contrapposto al primo e anche in questo caso lo facciamo leggermente ruotare per dare un briciolo di gioco. Basta veramente molto poco per avere un assale completamente fluido e facciamo così anche il secondo bloccaggio. A questo punto dovremo andare ancora a bloccare la nostra corona. La corona, visto che è il terzo grano, cercheremo di metterla a formare una specie di triangolo. Poi vedremo anche se esiste o meno la necessità di andare a mettere il grano contrapposto affinché comunque si bilancino ancora meglio sia le corone che i cerchi. Anche in questo caso facciamo la prova di vedere, di verifica, insomma, per capire quanto il nostro assale posteriore scorre. Se abbiamo fatto tutto a regola d'arte, vedremo una netta differenza. Proviamo subito a farlo scorrere. Come vedete l'assale è diventato decisamente fluido, scorre in modo abbondante e quindi possiamo dirci soddisfatti di aver fatto tutti questi lavori. Abbiamo dunque i nostri due pezzi di telaio, dobbiamo adesso andarli ad assemblare l'uno con l'altro. Li andiamo a sovrapporre in questo modo e poi andremo a far passare le varie viti. Iniziamo nel far passare la prima vite e andiamo ad imboccare il primo dado. Aiutandoci poi con il cacciavite andiamo a fissare il primo.
Ed ecco fatto, abbiamo praticamente imboccato le 4 viti con i 4 dadi, controlliamo che il tutto si muova in modo perfetto, dopodiché possiamo andare a stringere le nostre viti affinché il tutto sia solidale. Come vedete questi dadi sono studiati appositamente affinché i due pezzi possano tranquillamente basculare. Un'altra cosa che notate è che questo supporto motore, visto che abbiamo fatto un ottimo lavoro, vedete, io basta che inclini la macchina, guardate come si sposta, con quanta facilità. In pratica tutti i componenti in questo caso possono muoversi liberamente all'interno delle loro sedi. Arrivati a questo punto dovremo andare a fissare il motore sul telaio. Chiaramente il motore non ha ancora finito completamente il suo redaggio, ma facciamo finta che lo abbia fatto. Come vedete non riusciamo a fissare il motore in modo perfetto perché dovremmo mettere una vite in questa parte del supporto che però è bloccata chiaramente dall'assale posteriore. Non c'è problema perché abbiamo già fissato l'assale posteriore prima, abbiamo messo la corona, abbiamo messo i cerchi, abbiamo messo il distanziale, abbiamo verificato che tutto girasse a regola d'arte, quindi ci basterà semplicemente andare a togliere il cerchio dalla parte opposta della corona in questo modo. Andremo così a sfilare l'assale e anche a togliere eventualmente i due cuscinetti a sfera, uno è venuto già via con l'assale, l'altro lo togliamo manualmente e abbiamo il supporto motore con il telaio libero per poterci lavorare. Sarà poi quindi più facile andare a mettere l'assale posteriore in un secondo momento. Abbiamo messo prima l'assale semplicemente per andare a verificare che questo giri, perché diversamente sarebbe stato poi vincolato dalla corona, quindi la corona che va a far presa sul pignone ci impedisce di capire quanto l'assale posteriore possa girare fluido e libero. Bene, abbiamo tolto i nostri componenti, prendiamo a questo punto la fotoincisione che andremo ad inserire sul supporto motore, prendiamo anche il nostro motore e andiamo ad inserire entrambi, quindi posizioneremo la fotoincisione, dopodiché andremo a posizionare il motore sul suo supporto. Una volta posizionate andremo a prendere le nostre due brugole che andremo ad inserire nei fori del motore. Una volta inserita la prima vite dobbiamo andare a capire se la fotoincisione è messa nel modo corretto. Io per farlo utilizzo un cacciavite, vado a spingere la fotoincisione verso l'alto perché in questo modo in pratica sono sicuro di farla andare a battuta contro la sede del cuscinetto del motore e poi potrò andare ad inserire anche il secondo grano. A questo punto posso andare a serrare le mie viti. Come sempre per farlo io preferisco utilizzare un piano di supporto, in questo modo posso rendere tutto molto più piatto e anche più semplice da avvitare. Andrò a serrare in modo abbastanza deciso il tutto, ma non troppo, per evitare comunque anche di andare a togliere la filettatura che troviamo sul foro del motore. Come vedete il motore è ancora super libero di girare e a questo punto posso nuovamente andare ad installare il mio assale posteriore. Vado a rimettere il cuscinetto a sfera da una parte, vado a riposizionare l'assale, posizionerò anche il distanziale e rivado a mettere il cerchio posteriore. Ricordatevi sempre di mettere il grano che si avvita contrapposto a quello dell'altra ruota in modo da bilanciare l'assale. Verifico ancora una volta il gioco, è un lavoro, a me piace farlo a mano perché voglio effettivamente sentire quanto si sposta l'assale e poi potrò andare a spostare il motore affinché questo vada a toccare contro l'assale posteriore, quindi in questo caso contro la corona. Inizio quindi ad avvitare un po' più in maniera decisa le due viti che stanno al di sotto del supporto in modo tale da non riuscire più a far spostare il motore. Vado a verificare l'ingranamento di uno dell'altro, deve avere un briciolino di gioco ma neanche poi più di tanto. Sposto il motore tutto contro l'ingranaggio, vedete io lo spingo contro l'ingranaggio. Potete far girare l'assale posteriore semplicemente con le mani. Quando sentirete che questo diventa un po' più libero, allora potete andare a stringere il motore e questo sarà praticamente posizionato
in modo corretto. Queste viti devono sempre essere serrate abbastanza in modo deciso e poi possiamo provare quanto i nostri ingranaggi sono fluidi. Ha un leggerissimo gioco sull'ingranaggio, io lo avvicino per far capire un po' quanto si muove, ha un leggero gioco laterale e tutto è fatto. Possiamo anche andare a montare le gomme. Montiamo chiaramente al momento le gomme originali, quelle di serie che ci vengono fornite insieme alla macchina. In questo momento non facciamo assolutamente nulla sulle gomme, vedremo poi più avanti come andarle a trattare sostanzialmente per renderle un po' più performanti, anche se poi c'è da dire che per quanto riguarda il discorso delle gomme posteriori normalmente nelle gare sono fornite, però è sempre comunque utile sapere come posizionarle. Lo facciamo anche sulle gomme anteriori, quindi andiamo per il momento ad inserire quelle originali, poi andremo a vedere come mettere quelle racing, ribassato comunque anche come tornirle. Non ci rimane che mettere il pick up, niente di più facile perché il pick up lo andiamo a controllare, un pick up di tipo standard, non ha assolutamente nessuna bavetta di stampa. Il pick up è dotato di una molla, quindi andiamo ad inserire la molla. Quando poi eventualmente andremo in fase di preparazione di ogni singola macchina andremo a capire se effettivamente queste molle possono essere utili oppure no. Lo inseriamo all'interno del suo supporto e poi andiamo a bloccarlo con la vite. È una vite con passo metrico di tipo imperdibile perché deve dare praticamente la possibilità al pick up di basculare. Andiamo ad avvitarla quanto ci basta per dare al pick up stesso la possibilità di basculare. Controlliamo che il tutto funzioni in modo perfetto. Quando abbiamo questo tipo di pick up abbiamo anche sempre la possibilità di capire se vogliamo far basculare o meno il pick up. Infatti più avviterete la vite e più questo avrà in pratica meno corsa. Sulla pista normalmente la corsa del pick up non è così importante, noi gliene diamo comunque un po', gli diamo diciamo circa un paio di millimetri e poi andremo a vedere se effettivamente questa corsa è importante oppure no. Ragazzi, il telaio è praticamente montato, ci rimane ancora da mettere le spazzole e poi i capicorda ai due cavi, in modo tale da dare poi così corrente anche alla vettura. I capicorda sono presenti all'interno della vettura. Adesso io faccio una piccola prova per verificare se montare questi, perché mi sembrano leggermente troppo piccoli rispetto, troppo bassi insomma, rispetto a quelli che normalmente monto di serie. Vado comunque ad infilarli all'interno del cavo, li vado a bloccare, faccio il primo e poi faccio anche il secondo. Come spazzole invece non utilizzerò le spazzole che ci sono di serie in dotazione con la vettura. Io mi trovo decisamente meglio con le spazzole MB Slot e anche in questo caso utilizzerò proprio questo tipo di spazzole. Sono le spazzole classiche ramate. L'articolo è il 19080/12, non vi potete sbagliare perché queste spazzole sono estremamente piatte, estremamente flessibili. Io mi trovo veramente bene e quindi al momento continuo ad utilizzare queste. Vado così a tagliarne una prima e poi anche una seconda. Le taglio più o meno che vadano bene, anche se in realtà sono sicuro che essere un po' abbondanti rispetto a ciò che mi serve, ma così non ho problemi nell'andare poi a posizionarle. Per inserirle in un modo agevole io vado con un paio di pinzette a piegare la prima parte di entrambe le spazzole, in questo modo quando le vado ad infilare loro si bloccheranno praticamente all'interno del pick up, non le devo così poi andare a tenere. Quindi vado a posizionare la prima e poi vado anche a posizionare la seconda spazzola. Una volta infilate in questo modo vado subito a rigirarle al di sotto in modo tale da bloccarle. Poi prima di infilare i due capicorda io prendo normalmente una punta della stessa dimensione dei capicorda stesso e vado ad allargare il foro. In questo modo ho un po' più di sicurezza quando vado ad infilare il capocorda, in modo tale che effettivamente questo non si vada a bloccare. Inseriamo il primo capocorda in questo modo e poi anche il secondo capocorda.
Una volta inseriti vado a premerli un po' con una pinzetta, in questo modo mi vado ad assicurare che siano effettivamente ben saldi all'interno della loro posizione. Per quanto riguarda le spazzole, io ho l'abitudine di andarle ad allargare leggermente. Le vado a premere bene contro il pick up e una volta fatta questa operazione andrò a tagliare la spazzola in eccesso all'altezza della lama del pick up, così sono sicuro che non ho nessun tipo di interferenza di una spazzola rispetto all'altra. Ed ecco fatto. Una volta tagliata utilizzerò un piccolo spazzolino per andare a togliere tutti gli eventuali residui di peluchi che in qualche modo possono andarmi a creare cortocircuiti, ed avrò così anche le mie spazzole perfette e sono pronto per far scendere in pista questa Marcos LM600. Una cosa, se proprio vogliamo essere scrupolosi, vado a piegare leggermente questi due cavi che sono i cavi dei fili motore, perché sono quasi sicuro che il telaio in qualche modo possa andare ad interferire con la carrozzeria. Macchina quindi preparata, ci rimane solo ed esclusivamente da andare ad abbinare la carrozzeria. Niente di più facile, vado a svitare queste quattro viti che troviamo ai lati della stessa. Al momento, come dicevamo, non vado a cambiare questi cappellotti di colore nero che si trovano sulle quattro colonnette della carrozzeria stessa. Poi eventualmente fatti i primi giri sulla pista andremo a capire come poter migliorare ancora questa vettura, e quindi faremo magari un video poi dedicato alla preparazione specifica per questa macchina e anche magari di altre macchine. Prendiamo il telaio, lo andiamo ad inserire all'interno della carrozzeria, guardiamo che tutto combaci nel modo perfetto, andiamo così ad inserire anche le quattro viti. Le possiamo andare ad infilare, intanto il cappellotto di gomma ce le terrà nella loro posizione e siamo così poi pronti per andarle ad avvitare. Le avvito praticamente quasi fino alla fine e sono pronto con la mia Marcos LM600. Non le ho avvitate fino alla fine perché così ho voluto dare ancora un minimo di basculamento e di mobilità tra carrozzeria e telaio, anche se poi, come vedete, in realtà già il basculamento ce l'hanno le due parti di telaio stesso. A questa vettura mancano ancora i copricerchi perché era una vettura grezza. Per fare una prova come si deve vado però a prendere i quattro copricerchi che erano in dotazione con il kit. Non sto in questo momento a verniciarli, devo solo ed esclusivamente provare la macchina. I copricerchi, come vedete, si vanno ad inserire semplicemente a pressione all'interno di questi cerchi. Poi, visto che la carrozzeria è grezza, deciderò anche il colore della carrozzeria e quindi di conseguenza il colore dei cerchi. Ed ecco quindi finita, completa al 100% la vostra prima macchina GT3 RevoSlot. Ragazzi, queste cose che abbiamo fatto con la Marcos vanno praticamente fatte su tutte le vetture RevoSlot. Il telaio è decisamente molto semplice, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono fin da subito migliorarne le prestazioni. Questi sono tutti i consigli che io voglio condividere con voi per migliorare le prestazioni di queste vetture. Ragazzi, se avete altri consigli da darmi o da dare alla community, mi raccomando, fatelo, scrivetelo nei commenti. Mettete un like se avete trovato interessante questi contenuti. Come sempre iscrivetevi al canale, così andiamo ad allargare il numero di persone della community, e noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.